Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. Abbiamo la carta del giudizio. Amici del Sagittario, periodo di risveglio, periodo di chiamate, magari se non sono spirituali, potrebbero essere le chiamate di tipo fisico, quindi per qualcuno si tratta di avere una notizia, magari da una persona che non si sente o vede da molto tempo, o potrebbe anche essere semplicemente un progetto che ritorna a galla, diciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi, trovate il link al corso base di tarocchi gratuito e trovate il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo. Ragazzi, iniziamo con un 2 di spade, un 6 di spade al contrario, fante di pentacoli, mago, regina di pentacoli, la stella al contrario e un 10 di spade. Allora, qui ho come la sensazione che si parta da un momento di, diciamo, dubbio, confusione mentale, probabilmente qualcuno qui è un po' contaminato, se vogliamo, con questo 6 di spade ehm, dalle ideologie che si sono acquisite nel passato, mi viene da dire. E questo fante di pentacoli potrebbe proprio essere un consiglio sul andare a fondo su certi temi, approfondire o iniziare magari anche nuovi percorsi per pulire questa sorta di contaminazione. Abbiamo anche un mago e qui ho come la sensazione che qualcuno di voi non si reputi in grado di iniziare questo percorso o di uscire da questa attitudine mentale o da questi giochi mentali, potrebbero anche essere visti in questo senso. Però qui si tratta semplicemente di riorganizzare la vostra quotidianità, di puntare un obiettivo, di farvi anche un ordine, magari una scaletta di quello che potrebbero essere le priorità, per andare verso questo 10 di spade, per andare verso la fine di questa sofferenza, ragazzi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare un po' meglio queste carte. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo la carta della forza, il fante di spade, il cavaliere di coppa al contrario. Interessante, perché è un po' come se ci fosse questo bivio di cui ci parla il 2 di spade, che ho come la sensazione voi vediate, può essere anche da parte di un'altra persona, o può essere vostra la cosa, dove l'idea è una, però in realtà poi nel concreto non ci si sposta verso quest'idea. C'è la forza, è come se ci fosse la necessità di prendere il coraggio a due mani per iniziare questo tipo di percorso. In effetti, quando ci sono i fanti si parla di idee, di inizi, quando ci sono i cavalieri sono quelli, diciamo, che creano il movimento e qui il movimento non c'è solo la parte mentale, se vogliamo. Mm? Va bene, andiamo a vedere questo 6 di spade. Uh, abbiamo un 5 di spade, ragazzi. Un 2 di spade nuovamente e un cavaliere di bastoni. Ripeto, qui con i 5 di spade, 6 di spade al contrario, c'è tanta contaminazione mentale. Può essere che per qualcuno si tratti... Quando c'è il 5 di spade, si parla sempre di un confronto con qualcuno, o se non è con qualcuno esterno, può essere
i pensieri, diciamo, che lottano all'interno di voi, ma è sempre una questione legata al proprio ego, alla mente. Sono giochi mentali che creano dubbio, che creano confusione, ma vi dirò che comunque qui un cavaliere di bastoni c'è. Ho come la sensazione che potrebbe esserci un movimento, non tanto da un punto di vista, come vi posso dire, diciamo più da un punto di vista lavorativo o fisico. Voglio un'altra carta per questo cavaliere di bastoni. Sette di spade, matto e giudizio al contrario. Io credo che sia perché giustamente il giudizio c'è anche qui e credo che vi vogliano un po' avvertire di non essere troppo impulsivi nelle scelte che fate. Aspettate di vederci chiaro. Per quello che c'è il fante. Andiamo a vedere il fante di pentacoli perché vi dicono di studiare un nuovo percorso, di intraprendere una nuova maestria. Queste sono troppe. Vi dice di dedicarvi meglio a qualche cosa. 7 di spade, questo era un 6 di spade, che era la stessa energia di qui. 10 di spade al contrario e 9 di coppe. Ragazzi, qui c'è qualche questione che verrà a galla nel momento in cui voi decidete di approfondire il tema. È come se con questo 7 di spade vi rendeste conto o delle proiezioni o di queste manipolazioni, dei dubbi che avevate e automaticamente una volta che queste cose vengono a galla, ed è qui che c'è anche un po' la carta del giudizio, la presa di consapevolezza, riusciate diciamo a dare un senso a questo 10 di spade, per cui arriva poi un 9 di coppe, quindi io sento che l'andare a fondo di qualche tema potrebbe darvi delle soddisfazioni. Andiamo a vedere questo mago. 10 di bastoni, la luna e asso di bastoni, mago e asso, e qui abbiamo un 10. Sì, guardate, qui il 7 di spade parla, come vi dicevo prima, di qualche questione che è un po' distorta e anche la luna parla di qualche realtà distorta. Ho come la sensazione che qualcuno si sente responsabile di qualche cosa, può anche essere di qualche battaglia, di qualche lotta che c'è stata magari vicino a voi, ma che in realtà non sia vostra la responsabilità. Mm. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. 4 di pentacoli e 3 di spade. 3 di spade, 10 di spade, 6 di spade, 7 di spade, 2 di spade, tanta mente, ragazzi. Ho come la sensazione che qui vi vogliano dire, riappropriatevi della vostra... Mi parlano di dignità, mi è arrivata questa parola, però io vi direi della vostra quotidianità. Il 3 di spade è una carta che parla sempre di una ferita che è ancora aperta, che sta ancora sanguinando. Qui c'è bisogno mm, di curare fondamentalmente questa ferita, di purgare questa sofferenza del 10 di spade, soprattutto se il 7 di spade per voi rappresenta delle bugie che verrete a scoprire andando a fondo di un tema. Perché bugie, proiezioni... Ma qui si tratta di un qualche tipo di pensiero vostro, come se qualcuno vi avesse dato responsabilità o pesi che non sono vostri. Perché comunque anche la regina di denari è una donna, è una figura, un'energia di una persona che si occupa concretamente delle, scusate, delle questioni materiali. Andiamo a vedere la stella. Re di coppe.
7 di bastoni e appeso. Ragazzi, ho avuto la sensazione, e infatti poi è uscito questo 7 di bastoni, che per qualcuno si tratti di una questione legata ai figli, a come gestire la questione pratica dei figli. Qui potrebbero essere che qualcuno vi dica che magari non siete in grado o vi mettono... Sapete, ci sono quelle paure che, scusate, quelle persone che magari pensano di sostenervi o pensano di aiutarvi a calcolare quali potrebbero essere i futuri o gli eventuali problemi e in realtà vi danno una serie di informazioni che vi crea solo ansia e panico. Quindi probabilmente è meglio non ascoltare quelle persone, riprendersi un attimo la coscienza che siamo nel qui e ora, mettere ordine nei vostri pensieri e piano piano gestire poco per volta. Poco per volta. Datevi un obiettivo perché in questo momento con la stella al contrario è come se non aveste un, un focus e guardate che comunque con questo re di coppe potrebbe esserci una persona che in qualche modo vi viene in aiuto e proprio da un punto di vista spirituale mi viene a dire perché normalmente parla di un terapeuta. Diversamente potrebbe anche essere una persona vicino a voi, ehm, guardate, in realtà ho la sensazione che vi difendiate da questa persona. Andiamo a vedere il 10 di spade, che tra l'altro avevate già anche qui. Mm. 8 di bastoni al contrario e 10 di coppe. Ragazzi, qui avrete... Scusate, la gatta ha fatto un salto. Qui ho come l'idea che appunto o stiate cercando, o questa persona vi sta insegnando come difendervi, perché in questo momento siete in un momento di impossibilità mentale, mi viene da dire, ma giustamente se siete in una fase di risveglio spirituale, dovete prima capire per poi riuscire a puntare l'obiettivo. Ma è come se questo re di coppe... Scusate, datemi un'altra carta per il 7 di bastoni, perché non capisco se vi dovete difendere da questo re di coppe o se sei una persona che vi insegnerà a difendervi. 8 di coppe. Mm. Ho come la sensazione, ho come la sensazione che dovrete allontanarvi da questo re di coppe. Se non potete allontanarvi, perché comunque l'otto di coppe è al contrario, avete bisogno di stabilire la vostra zona di comfort, ok? La vostra zona di sicurezza. E comunque come la sensazione che allontanarvi da questa persona o da questa ideologia vi possa portare a un momento di introspezione dove poi alla fine andrete a chiudere questo ciclo e troverete finalmente il 10 di coppe, la serenità. Quello che mi lascia un po' perplessa è questo 8 di bastoni perché è come se la cosa passasse un po' in sordina, cioè non c'è un reale mm, scontro, piuttosto, ma forse un po' qui col 5 di spade, ma non lo sento tanto. È più come se semplicemente decidesse a un certo punto di staccarvi da questa ideologia, da staccarvi magari anche da questo cavaliere di bastoni, ok? Perché qui è come se veniste a conoscenza o prendeste consapevolezza di qualche cosa che vi darà la possibilità di dire ok, io posso farcela da solo o da sola, anche senza questa persona, per andare più in fretta o per andare, diciamo, più verso una realtà che è affine a me, piuttosto che verso una realtà che è affine a noi, cioè a me, a questa persona. Io quando c'è il re di coppe lo sento molto come un terapeuta. Può anche essere che ci sia qualcuno che abbia bisogno di cambiare terapeuta, ragazzi, perché magari il terapeuta che avete in questo momento non vi aiuta a capirvi nel profondo o semplicemente può anche essere che non vibrate con questa persona.
Però c'è un'imperatrice al contrario, come se non ci fosse l'espansione, capite cosa intendo? Non ci fosse, perché l'otto di coppe è una carta che parla di ricerca interiore, di ricerca della propria verità, ma è al contrario. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi vi presento un vecchio amico, vi ripresento un vecchio amico. Chi mi segue da un bel po' ehm, lo ha già visto, chi invece è nuovo lo vedrà a breve. Andiamo a vedere un oracolo prima. Ok. Wow, vedete? Parla di maestri. Qui tecnicamente parla di imparare un nuovo schema di comportamento, un nuovo schema di approccio. Quindi potrebbe essere che in effetti la persona vi insegna a difendervi, a non scappare, però quello che sento con questo set di bastoni è che il difendervi in realtà vi distrae un po' da quello che potrebbe essere l'espansione e il vostro focus. Qui probabilmente l'otto di bastoni al contrario parla del non comunicare le vostre intenzioni all'esterno. Tenete per adesso, se avete dei progetti nuovi o se avete fatto delle scelte importanti, non comunicatele ancora. Mm? Bene, il vecchio amico di cui parlavo è il pendolo. Per chi volesse approfondire o per chi è appassionato, io ho già pubblicato un video sul pendolo, lo trovate nella playlist del canale, lì spiego come farne uno e diciamo l'utilizzo principale. Poi se vi interessa l'argomento comunque potete cercare altri video su YouTube. Quello che farò io adesso è rispondere alla domanda che farete in modo affermativo o positivo, cioè prendetevi un minuto, fate una domanda e fatela in modo che la risposta possa essere sì o no e andiamo a vedere il pendolo che cosa vi risponde. Allora, per gli amici del Sagittario, qual è la risposta? Amici del Sagittario, la risposta alla vostra domanda è un no. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete fare una donazione, ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che si prendono anche solo il tempo di scrivermi grazie nei commenti, quindi davvero grazie. E io vi auguro il meglio, spero che la lettura vi sia stata utile, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!